tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi parleremo del tatto e di quanto ci può essere utile per verificare o attuare determinate posture nel canto. Il tatto, quindi la mano usata coscientemente e appoggiata in determinati punti del nostro corpo, ci aiuta ad averne la percezione. Quindi cantando abbiamo visto che dobbiamo pensare tantissime cose e soprattutto dobbiamo anche verificare quali sono le parti del nostro corpo che non stanno lavorando a dovere. In quel caso, invece che lasciare alla nostra mente di andare a percepire se quella zona del nostro corpo sta lavorando, perché non usare la mano? Facciamo un esempio. Abbiamo visto che ci sono persone che hanno difficoltà nel mantenere l'indipendenza, quindi abbiamo visto che la prima regola dell'indipendenza dice che se noi siamo con le gambe ferme allora possiamo svitare la parte superiore, viceversa se noi siamo fermi sopra allora possiamo camminare e muoverci, quindi divincolare la parte inferiore del corpo. Una cosa che può essere utile, ad esempio, mi alzo in piedi per farvelo vedere, grazie al contatto della mano all'altezza dell'ombelico voi avete con l'ausilio del tatto una miglior percezione dell'indipendenza e quindi osservo a volte durante le lezioni che se faccio appoggiare 2 o 3 dita all'altezza dell'ombelico la persona incomincia a muoversi correttamente. Un'altra cosa che faccio spesso per quanto riguarda l'arresto costale è nei registri acuti, quindi in tessitura chiaramente non ci serve particolarmente, ma quando entriamo nel primo registro acuto è importante incominciare a mettere a posto l'arresto costale. Una cosa che faccio, ad esempio, è associare al primo registro acuto una mano sul torace. Vi accorgerete che cantando, se voi appoggiate una mano sul torace, avete più capacità di gestire l'arresto costale, di mantenerlo in opera. Quando quindi studiate le canzoni, ricordatevi che quando sentite che le note escono dalla tessitura e incominciano a diventare note alte, cioè si entra in primo registro acuto, una cosa che potete fare cantando è, avrete in mano il microfono, è appoggiare la mano sul petto. Il vostro corpo percepirà che c'è questo contatto, il contatto del palmo della mano, e vedrete che tenderà a non buttare giù l'arresto costale, tenderà a mantenerlo e a non perderlo, dandovi una maggiore efficacia nella gestione dell'arresto costale. Abbiamo visto che gli americani hanno la tendenza a parlare diversamente da come parliamo noi italiani, quindi mentre noi italiani usiamo l'orbicolare moltissimo, quindi teniamo il morso un pochino più composto e per parlare usiamo principalmente il muscolo orbicolare della bocca, gli americani invece hanno un modo completamente diverso di parlare. Se notate, li chiamano il popolo che sorride, hanno sempre la parte superiore leggermente esposta, quindi quando vedete parlare un americano noterete che ci sono sempre 2 o 3 mm di denti dell'arcata superiore in vista. Se di questa mano noi ci teniamo per buono un dito, ad esempio il dito indice, scopriremo che appoggiando il dito indice sui denti, esatto, siamo costretti a fare questo, cioè accenderemo il buccinatore, fisseremo l'orbicolare nella parte superiore e otterremo ad esempio una maschera più corretta. Perché non usare questo dito? All'inizio delle didattiche io faccio provare, sperimentare un miglioramento della pronuncia americana facendo tenere un dito indice sui denti. Amazing grace, how sweet the sound. Non solo andrete a tenere correttamente la maschera, quindi muoverete di più la parte inferiore e tenete un po' più composta la parte superiore, che è di vantaggio per il vostro utilizzo della maschera, ma andrete anche a migliorare la pronuncia, perché poi si tratta di lavorare o in un verso o nell'altro. Tenendo un dito così o utilizzando la maschera corretta, voi avrete una pronuncia anche più credibile quando cantate in una lingua tipo l'inglese che non è la vostra lingua. Abbiamo scoperto oggi quindi che una mano appoggiata sul petto ci aiuta a gestire l'arresto costale, una mano appoggiata all'altezza dell'ombelico ci aiuta a gestire l'indipendenza e che un dito appoggiato sui denti ci fa assumere la maschera ideale mentre noi cantiamo in una lingua, ad esempio, come l'americano, e ci fa anche migliorare la pronuncia in questa lingua. Grazie per essere stati con me anche oggi, iscrivetevi al canale, mettete like, commentate, fatemi delle domande e condividete. Vi anticipo già che ci sarà ancora un video la prossima settimana, che è l'ultima settimana prima delle vacanze di Natale, e poi col video della prossima settimana ci aggiorneremo poi direttamente a dopo il 6-7 gennaio. Auguro quindi a tutti, gli iscritti al canale e non solo, un buon Natale e delle felici e serene feste in quest'anno non così felice e sereno. Grazie a tutti, alla prossima.